Vediamo com'è il tempo oggi. In teoria doveva essere bello. In teoria. Sì, c'è un po' di sole, ma non è bello azzurro azzurro. No? Sì, non è Farà un po' di proprio riflesso questo azzurro qua. azzurro, sì. Ti farà un po' di riflesso questo qua, ma non lo tolgo. Va bene così. Adesso devo tirare giù la bici e andare a prendere il pane. Raccogliamo i rifiuti. Ci vorrebbe una ruspa qua. È una ruspa, sì. Guarda lì quanta monnezza che c'è. Comunque, vabbè, noi vicino al camper lo facciamo. C'è un sedile, sembra un sedile di una macchina. Una poltrona, boh. Abbiamo tirato fuori le biciclette, adesso andiamo a fare qualche commissione, a comprare il pane, eccetera. E poi devo anche vedere se riesco a trovarmi un paio di ciabatte di infradito, perché quello che avevo l'altro anno, dopo tanti anni, si sono spaccate nell'ultimo viaggio che abbiamo fatto. Vediamo un po' se c'è ciabattine. Tornati dalla passeggiata in bici, ho trovato le ciabatte, le infradito, vedete? Facciamole vedere bene. Molto carine. Aspetta, mettiamole giuste. Molto carine, Manuela Biffoli. Sì, perché Mi le ha detto tue... la commerciante che sono di una ditta qua di Firenze, boh, che le fa. E sono abbastanza economiche comunque, anche se comunque l'ha fatta una ditta italiana. Bene, Me le provo. vediamo. 13 €. Vediamo un po' sti piedini. Ecco qua. Ok. Sì, Carine? sì, sono carine, sì. Sei soddisfatta? Sì, adesso poi quando le proverò, cioè proverò a camminarci di più sopra perché la signora è stata gentile, me l'ha fatte provare, me l'ha fatte Sì. un po' così maneggiare. Adesso vedremo. Sì, Perché io con le infradito non tutte, ce n'è alcuni tipi che mi fanno male, quindi speriamo in bene che queste non mi facciano male. va bene, ok. Il tempo purtroppo non piove, ma fa girare le scatole. È cupo. Ogni tanto c'è i polli qua che si fanno sentire. Questa zona qua è piena di cavalli in giro. Sono appassionati di cavalli da queste parti. Un po' di pasta al pesto. Attenzione,
pasta al pesto oggi. Ah, manca la posa. Ah, eccolo qua. Prepariamo la legna. Sì, di nuovo barbecue, dobbiamo finire la carne che abbiamo comprato l'altro giorno. Facciamo sto sforzo. Facciamo sto sforzo, sì. Mamma che fuoco! Qui si è liberato tutto, finita la festa. C'è solo l'immancabile furgoncino qua, camperizzato credo sia, questo bianco. E poi ce n'è un altro qua, a nero stile militare, che sono qua anche da giorni. Mi scaldo. Perché comunque proprio il caldo non ha ancora deciso di uscire fuori sto caldo. Non ha ancora deciso di uscire fuori. Purtroppo, siamo a fine aprile. Attenzione alla maglia, Si sta bene. Preparato la Si tavola? scalda, sì, ho preparato la tavola. Brava. Ok. Adesso mettiamo il carbone, Mhm. Ok? Mamma mia. Che profumo che sento ancora di rosmarino, aglio, Guarda che belle grosse che sono. salsiccia, mamma mia che buona. Io me ne assaggio anche un pezzettino cruda, che ha detto che si poteva mangiare anche cruda. Il macellaio lì. Guarda. Wow, mamma mia che bella. Ok. Dunque, salamelle. Ok. Adesso puliamo le fettine. Sono da pulire le fettine, Sì, scusa. perché c'è i pezzettini di rosmarino. Ah, sì. Rosmarino e aglio. Forse Mhm. gliel'avevo già tolto. Mm. Se no poi sanno di bruciato quelli lì. Sì. Ok, adesso le cuciniamo. E qua c'è i pezzettini di aglio. Mm-mm. Va bene, adesso la mettiamo sul fuoco. Salamella. Queste sono belle cotte. Ok. Mamma mia che profumino, vediamo un po' qua. Mm. Poi il peperone alla griglia è... Vabbè che alla griglia è tutto buono. Poi adesso ci mangiamo le salamelle, ma prima facciamo una cosa. C'è anche mettere la carne sul fuoco. Madonna mia, guarda qua. Mm. Sono giganti, prendono tutta la cosa, prendono. Io ho un tovagliolo. Oh. C'ho le mani zozze. Ok.
po' di sale grosso. Eccolo qua. Poi mettiamo un po' di limone giusto per finirlo, perché questo non ce n'è più. Le salamelle non le avevamo ancora mangiate. Abbiamo mangiato solo la carne l'altro giorno. Madre de Dios. Beh, dall'esclamazione possiamo capire tutto. Faccio uno strappo alla regola, va. Metto un goccio di ketchup anch'io. Mangia ricce, se no si fredda. Cazzarola. Oh cavoli. È caduto un po' per terra. Di liquido. Mi prendi la spugna, per favore. Abbiamo un ospite. È abituato al pesce. Abbiamo dato qualche pezzettino di carne avanzata. Amore. Ti piace? La mangia? Sì. Eccolo! È entrato sul nostro camperozzo. Cerca cibo, amore. Non so se ce n'è altro qua che possiamo darti. Ti è piaciuto il giretto nel camper? Ehi là! Ah, vedi che maschiaccio! Mettiamo il costumino, anche se il costumino non ho. Ok, poi Oggi bella giornata qua a Marina di Massa. Il caffè e il tè sono pronti. che bella ricciolina che c'è qua. Wow. Per chi pensa che non vi posso fare la doccia e lo shampoo e il phon in camper. A posto? Sì. Brava. Tieni sempre con tutte e due le mani quando stacchi la spina. Ok. Pulisci bene, che non si deve intasare il coso, lo scarico, che già l'acqua va via a rallentatore. Sì. Ci siamo spostati da dove eravamo Provvisoriamente. provvisoriamente Forse. perché dobbiamo cercare uno scarico per le grigie e per le nere. Fare i servizi. Che
adesso sono... E comprare un po' di acqua. Sì. Guarda Adesso che c'è anche sono l'isolotto, guarda che 4-5 carino. giorni che siamo in giro, non ci siamo più spostati da lì. Penso che c'è l'isolotto. Sì, Ci sono tutte le paperelle all'ombra. sì, c'è Che figata. Ok, adesso stiamo cercando una cosa questo che non sappiamo posto dove. che ci ha detto un camperista ieri, che è un posto gratuito dove si possono fare i servizi per il camper, ma non Solo riusciamo a che non capire dov'è. sappiamo. Guarda quel camper che è piccolo. Abbiamo visto È un camper un microscopico. motorhome che avrà 40 anni, sa fare lì. Ok, quindi guarda che bello che è qua anche. Che c'è tutto il canale che prosegue, che figata. Dovrebbe essere da queste parti qua. Ci hanno detto. Mizzica, ma qua andiamo sui binari. Sembra di andare sui binari del treno. Mizzica, che In realtà c'è la strada qua, la stradina. Madonna santa. Mamma mia, ma dove siamo finiti? Qua c'è i zingari. Sono i tuoi paesani, Rich. Ma non perché te sei zingara, perché dove abitiamo noi, che Cinzia è originaria di quel paese lì, ci sono delle etnie Sintu, giusto? Sì. Tutto paesano. Allora, mizzica, speriamo di non bucare qua, se no siamo finiti. Già. Siamo nel Bronx toscano. Dovrebbe essere di qua, Pi. Ma è ancora chiuso sto cazzo? Ma ci avevano detto che era aperto tutto il giorno. Secondo me bisognerà suonare, bisognerà... Vediamo un po'. Speriamo di non bucare. Qua è pieno di vetri, chiodi, di tutto e di più. Guarda, sa lì la monnezza che ci sarà lì dentro. Per accendere, suonare il campanello e accendere. Ci hanno aperto il cancello. Senti. Ma questo è cosa che canta, è tutto cotugno. Lo senti? Sembra tutto cotugno, sì. Di qua devo andare. Dove devo andare, capo? Caricare? Sì. Va dietro, guarda, dopo la siepe c'è... Metti cosa c'hai da scaricare con le cassettine a mano? C'ho la cassettina a mano, sì. Super qua, va. Vieni qua. Ah, ok. Perché qua con la sciacca, se no se c'è lo scarico diretto ti vedi come vuoi. Sì, gli do una sciacquata, faccio tutto io. Potabile. Quindi se devi fare acqua, puoi fare acqua. Grazie mille. Prego. Ecco, qua questo depuratore c'è lo scarico gratis. Visto che siamo qua, ne approfitto per lavare due cose, dato che stiamo caricando acqua. Finito di fare tutto, sì, ce l'abbiamo fatta. Mamma mia, una discarica. Non ero mai venuta in un depuratore per fare... Non eravamo mai venuti a un depuratore per fare i servizi camper. È la prima volta.
però ci hanno indicato questo posto. Mamma santissima, che postaccio. Che postaccio veramente. E dopo questo avventuroso episodio di carico e scarico stiamo tornando al posto di prima, dove ci siamo trovati tanto bene. Boh, chissà se ci sarà ancora a posto. Ovviamente il nostro posticino dove eravamo prima è occupato, però Bisogna che scendi. c'è un altro posticino lì in mezzo. Spiaggiato. Ah, qua c'è un pochetto di sabbia. La Schweppes l'hai portata? Sì, l'ho portata la Schweppes. Andiamo un po' a sentire l'acqua com'è. È un lago qua, non un mare. È anche bella pulita. Aia, fredda, 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 fredda. Ah, che fredda, 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 fredda. Facciamo una passeggiatina per il luogo. Ecco, ci sono anche le docce. L'acqua era freddissima, ragazzi. Non so, c'è gente che fa il bagno. Vedo gente nell'acqua, uno che si tuffa. Si è tuffato adesso. Eccoli. Mamma mia. E voi lo fareste il bagno adesso? Con questo freddo, ovviamente inteso in questa zona. Naturalmente se vi dico i Caraibi, lì il clima è diverso rispetto a qua. Certo che qui è pieno di strutture lasciate andare, abbandonate. Chissà cos'erano queste strutture qua. Magari questo qua davanti era un hotel. Va a sapere. Abbiamo fatto delle ricerche per capire che cosa fossero queste strutture e abbiamo trovato su internet alcuni interessanti articoli e ve ne leggo alcuni pezzi, alcune parti. Allora, da fiore all'occhiello della riviera Puana a monoliti degradati, sempre più spesso ricordate solo per fatti di cronaca e senza un progetto di rilancio, emblema della decadenza di massa, una delle perle turistiche dell'Alta Toscana. Si tratta delle ormai ex colonie e della loro difficile riqualificazione urbanistica. Queste strutture sono nate alla fine dell'Ottocento per ospitare bimbi affetti da malattie tubercolari. Il mare, il sole e l'aria avevano funzioni curative. Sole e mare sono gli elementi che caratterizzano il nostro territorio ed essi sono essenziali non solo dal punto di vista ambientale, ma sono anche elementi importanti fin dai tempi remoti per la cura della persona. L'acqua di mare, la più ricca di sali minerali esistente in natura, è da sempre considerata come una rivitalizzante, stimola l'attività circolatoria ed è un antibatterico per chi vi si immerge.
riserva di calore mitigatrice delle variazioni termiche lungo la nostra costa, l'acqua di mare arricchisce grazie alla sua salinità persino l'aria, favorendo l'aerosol marino come mezzo terapeutico naturale. L'esposizione al sole, inoltre, è base di una scienza medica, l'elioterapia, praticata in passato dai Romani e tuttora per la cura di malattie della pelle, delle ossa, del sangue e respiratorie. Il sole non solo stimola un umore, ma combatte anche gli stati di ansia e depressione, un vero toccasana per chi ne usufruisce. Il turismo balneare e le strutture ricettive nascono proprio basandosi su questi effetti terapeutici. Nel corso del XVIII secolo, la preoccupazione della lotta alla tubercolosi si concretizza perciò in forme architettoniche, gli ospizi marini, volti ad accogliere soprattutto i bambini nel periodo estivo, mantenendoli a stretto contatto con l'aria e l'acqua del mare. Con l'avvento del fascismo, però, questi luoghi subirono un mutamento della loro funzionalità. Si perdono le caratteristiche ospedaliere per far posto alle attività ludiche e alla prevenzione. Si evolvono nelle cosiddette colonie marine per l'infanzia. L'origine dell'istituzione delle colonie marine per cui non fu una creazione del fascismo. Quest'ultimo diede ad esse continuità, costruendone di nuove e impiegandole per i propri obiettivi politici e sociali. Parte integrante del progetto di risanamento della razza nella colonia estiva era quello di contribuire alla sanità fisica e morale dei giovani italiani, con uno scopo ben preciso. Bambini forti avrebbero dato vita ad adulti altrettanto forti e questi ultimi avrebbero costituito un esercito forte. Con il dopoguerra e a cominciare dagli anni 50 le colonie vennero acquistate dalle grandi industrie italiane e ad oggi alcune portano ancora quei nomi. Si pensi alla Montecatini, Olivetti, Fiat. Ma è dagli anni 70 che inizia un inesorabile declino e dismissione di quelle che oggi vengono chiamate ex colonie e sono solo in parte recuperate come la Torre Fiat. Macchinari, draghe, ruspe che stanno lavorando. Questo è un campo di lavoro praticamente, stanno facendo dei lavori. C'è di nuovo il nostro amico stasera in cerca di cibo. Anzi, amica, perché mi pare che sia un'amicetta. Eccola che si è messa lì tranquilla sulla barca. Lì si riposa un po'. Un po' di toeletta. Un po' di toeletta. Cosa c'è per cena? Sto pelando le patate. Patate Oggi le abbiamo scottate e taccole. assieme a quelle lì. Adesso li sto pelando, poi li faccio andare un po' in padella con un po' di olio e dell'aglio. Quando vedo che sono più o meno quasi buone come cottura, gli aggiungo quelle, che quelle lì sono praticamente quasi cotte. Sì, l'avevi cotte già ieri. No, l'abbiamo fatti oggi. Ah, già oggi è vero, sì, oggi. E mentre che io preparo la cenetta, qui c'è la macchina del ragazzo che la sera viene a pescare. La dolce mogliettina si dà da fare nel montaggio video. Montare i video è un lavoro molto di pazienza, non sembra, ma c'è tanto lavoro. Tanto lavoro, sì. Lavoro che io non potrei assolutamente fare, perché non è nelle mie corde fare quelle cose lì. Invece Cinzia in questo è molto brava. Allora, la cena di stasera, attenzione che qua c'è la sciabola.
È per tagliare il pane. Sì. Cenetta di stasera. Guarda. Che profumino. Guarda, Patate, peperoni e taccole. Fantastico. Hai visto? Sì, Buono. buoni, sì. Vino, Buoni. vino rosso. Stasera ho trovato nella crota una bottiglia di... Valpolicella. Perché noi sul camper abbiamo anche la crota. Sì, abbiamo anche la crota sul camper. Il camper con la crota, che sarebbe la cantina, la crota in Camper- piemontese. Camper crota. Sì.